Se ami la musica, devi provare Sinfonia. E anche se sei un po' in cerca di ispirazione, devi provare Sinfonia. Quindi, oggi parliamo di ispirazione e di Sinfonia, un gioco che quasi sicuramente non avrai mai sentito nominare. Ma qual è il suo bello? Il suo bello è che è davvero molto carino esteticamente. Lo giochi in un'oretta e mezzo, ma la media degli utenti è circa 25 minuti, quindi potresti cavartela anche in meno, e è stato fatto da un manipolo di studenti. E il sapere che un videogioco così carino, seppur breve, è stato fatto da un manipolo di studenti è proprio una cosa che mi ha dato una carica di motivazione e di ispirazione. Questo ti dimostra che non servono grandi risorse, grandi materiali per fare qualcosa di bello, per poter realizzare il tuo sogno. Questa cosa è alla portata di tutti. Però mi mancano le idee. Dov'è che posso trovare ispirazione? Come posso sviluppare la mia creatività? Queste sono le domande che tante persone che hanno a che fare con progetti personali, creativi o anche professionali si ritrovano a volte a farsi. E quindi oggi vediamo come trovare questa agognata ispirazione. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Allora, da dove nasce l'ispirazione? Hai presente quei momenti in cui ti viene un'idea dal nulla? Improvvisamente riesci a vedere il disegno completo del progetto su cui stai lavorando da mesi, ma che non ti ha portato da nessuna parte finora. Ecco, il momento di illuminazione. Sei stato ispirato. Ma sei stato ispirato da cosa? Il processo creativo è una cosa veramente misteriosa e personale. A volte stai lì decenni per tirare fuori una singola striminzita idea e a volte vieni inondato di pensieri, idee e innovazioni. Ma come si fa a rendere un po' più controllabile questa caratteristica? Partiamo dalle basi, da un concetto che sembra banale ma che spesso viene ignorato. È molto più facile trovare qualcosa se sai esattamente che cosa stai cercando. Prendiamo Sinfonia. Sinfonia è un videogioco musicale. La trama riguarda la musica, i disegni riguardano la musica, perfino i piccoli movimenti che fa il protagonista riguardano la musica. Insomma, si può dire qualsiasi cosa tranne che quel piccolo violinista non abbia ben chiaro quale sia il suo sogno. E questa è una delle basi che purtroppo molte volte manca. Se vuoi sentirti ispirato, come minimo tu devi trovare un campo che ti appassiona, un campo che ti dà la voglia di approfondirlo e di fare cose in quell'ambito. Insomma, la tua più grande fonte di ispirazione sarà quella di avere un sogno che tu vuoi vedere realizzato. È quello che smuove il piccolo violinista in Sinfonia. Lui ha la musica e quello per lui è il fonte di ispirazione. E tu, da che cos'è che vieni smosso? Sì, va bene, molto interessante, ascolto me stesso, mi riconnetto con i miei sentimenti e tutta la parte introspettiva. Ma arriviamo al lato pratico, quello che vuoi sentire. Da dove prendo ispirazione? Va bene, basta introspezione e via con la pratica. Quindi, eccoti alcune idee pratiche che puoi fare per aumentare la tua ispirazione. Primo, crea l'ambiente adatto. Certo, se sei un musicista e hai la passione per la musica la puoi fare ovunque, però non sarebbe meglio avere un ambiente che richiama questa idea, un ambiente realmente adatto per fare la musica? E al di là del design bisogna pensare anche alla questione pratica. Ad esempio, se tu vuoi suonare, hai l'idea di un pezzo ma non hai una chitarra sotto mano, dove cavolo te lo metti giù sto pezzo? Oppure allo stesso modo ti viene un'idea, vuoi appuntartela, non hai un foglio e non hai una penna. Questi sono tutti ostacoli alla tua creatività. Tutta ispirazione buttata. Quindi, prima di tutto, rendi il tuo ambiente efficiente, sia sotto l'aspetto di design, sotto l'aspetto estetico, ma anche sotto l'aspetto pratico. Stimolante ma organizzato. Idea numero 2. Sperimenta. Non aver paura di testare e sperimentare cose nuove. Nel campo della creatività, la vita non è come un Souls-like, dove vieni punito per qualsiasi minimo sbaglio che fai. Nel campo della creatività è tutto un po' come Sinfonia, dove prendi, provi, sbagli, vabbè, riprovi di nuovo senza nessuna penalità. Quindi sfoga la tua creatività in totale sicurezza. Se ti uscirà qualcosa di brutto o di banale, pazienza, riproverai, non ci perdi nulla. Però magari ne potrebbe anche venire fuori qualcosa di nuovo, no? Magari troverai un'idea veramente bella
creativa, innovativa, o magari lungo il percorso ti imbatterai in tanti nuovi argomenti e troverai qualcosa a cui appassionarti. E questo ci porta al punto numero 3. Esplora! Il bello dei videogiochi non è sicuramente quello di arrivare alla fine. Il bello è quello di poter godere del mondo di gioco, di esplorarlo, di ascoltare i suoni, di godere dell'ambiente. Ad esempio, i disegni di Sinfonia sono davvero bellissimi. Questi ragazzi, il gruppo è Sunny Peak, hanno creato un mondo di gioco davvero stupendo. È molto carino da esplorare, la musica è molto bella e molto curata. Tu sei appunto questo piccolo violinista e ti muovi usando il tuo archetto da violino. Sarebbe veramente un peccato non fermarsi ad osservare anche qualche dettaglio. E allo stesso modo nel nostro mondo ci sono tantissimi posti stupendi che sono una fonte di ispirazione, ma noi non gli diamo attenzione. Ci sono luoghi stupendi, persone interessanti, odori meravigliosi, gusti fantastici. Semplicemente prenditi il tempo per godere del mondo che c'è intorno a te e da lì traine ispirazione. Ebbene, punto numero 4, il brainstorming. Questa è un'idea classica, ma davvero a volte ti sblocca da quel punto in cui ti sei fossilizzato. Io consiglio di farlo alla maniera classica, quindi prendi un foglio e una penna e inizia a scrivere. Inizia a buttare giù tutte le idee che ti vengono in mente, senza un preciso ordine. Lasciale fluire come se fossero musica. Scrivi, disegna, scarabocchia, fai mappe mentali, collega le parole, lasciati andare e vedi cosa ne viene fuori. E ora punto numero 5. Fai una pausa. A volte la creatività ha anche bisogno di spazio. Ci sono dei periodi in cui la creatività sembra proprio spegnersi. A volte è anche dovuto allo stress. Se sei super occupato, sovraccarico e hai la mente sempre piena, non puoi pretendere che la tua creatività abbia la libertà di muoversi come vuole. Cercare di forzare la creatività non ti porterà a nulla. Prenditi una pausa e stacca. Ricordati che nella musica non solo i suoni, ma anche le pause hanno la loro importanza. Bene, ultimo punto. Forse sono arrivata al 5, ma vabbè. Muoviti. Muovi il tuo corpo. Questa è una cosa sì essenziale per la salute, ma anche per la tua mentalità. Fai qualche sessione di sport, anche solo stretching, cammina, muoviti, metti in moto il tuo corpo. Questo ti aiuterà a far fluire di nuovo le energie, svuotare la tua mente e riempirla di pensieri nuovi. D'altra parte, senza muoverti non vai avanti, no? E lo vedi anche in Sinfonia. Ci sono dei punti di gioco che vanno sbloccati proprio suonando. Nel momento in cui tu suoni il tuo violino, il mondo riprende vita. E la stessa cosa con il muovere il nostro corpo. Noi possiamo in questo modo smuovere le energie e riportare nuova vita, riattivare la nostra mente. Bene, dati questi consigli, passiamo alla parte finale. Ti do una buona notizia. La buona notizia è che non devi sempre sentirti ispirato per portare avanti un progetto creativo. L'ispirazione è necessaria per avere l'idea, ma poi portare avanti un progetto richiede costanza, impegno e passione. Ad esempio, pensa al piccolo violinista di Sinfonia. Ogni tanto puoi fermarti e improvvisare della musica. Lui prenderà e inizierà a suonare il violino per un tempo indefinito. Allora, quell'improvvisazione quanto è frutto di un'ispirazione momentanea e quanto invece è frutto della preparazione passata. In effetti quel piccolo violinista sembra suonare senza sforzo, con una grande naturalezza, no? Come se attingesse da una sua personale fonte. E sì, funziona così. Quando hai un progetto creativo, ci saranno dei momenti in cui sarai pieno di illuminazioni, pieno di nuove idee. E allora, quelle nuove idee, quei punti di illuminazione, quei punti di ispirazione, appuntateli. Scriviti, fatti un file con tutte le idee che hai avuto. Tieni un'agenda sempre a portata di mano, dei post-it sparsi in giro o il telefono, che quello sono sicura che ce l'hai sempre con te. Scaricati una buona applicazione per scrivere delle note. Ed ecco, vedrai che dopo un po' di tempo avrai accumulato talmente tante idee che non avrai bisogno di un momento di ispirazione per portarle avanti. Potrai semplicemente attingere da quella fonte e poi svilupparle e basta. Ad esempio, anche io ho un mio file dove mi appunto delle idee, delle frasi, dei concetti di cui vorrei parlare. A volte il concetto è ben sviluppato, c'è un argomento, c'è un videogioco, c'è un anime, con tutto il suo concetto intorno e anche i vari punti di cui vorrei parlare. A volte invece sono 4 parole buttate lì perché in quel momento mi è venuta l'idea e volevo semplicemente metterla fuori.
Ecco, quando è ora di scrivere un articolo, di fare un video, vado in quel file e guardo le idee che ho avuto nel tempo, scelgo la migliore e la sviluppo. Non ho bisogno di una fonte di ispirazione in quel momento. A volte sì, ho il momento di ispirazione e scrivo un articolo di getto, ma la maggior parte delle volte sfrutto le idee che ho avuto nel tempo e mi prendo con calma il tempo di svilupparle. Anche perché le idee a volte hanno semplicemente bisogno di decantare un po'. Tu hai l'idea in un momento e poi la svilupperai in un altro. In quell'altro momento, nel secondo momento in cui la stai sviluppando, potrai portare molta più ricchezza rispetto all'idea originale, perché in background il tuo cervello in qualche modo ci ha aggiunto dei ricami. Quindi sfrutta i tuoi momenti creativi e le giornate di ispirazione per crearti un bagaglio da cui poter attingere nei momenti in cui l'ispirazione tende a calare un po'. Ma soprattutto continua a seguire le tue passioni ed alimentare i tuoi sogni. Gioca e divertiti. E poi iscriviti al canale e clicca sulle campanelline per attivare le notifiche, per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.